Nei primi video ci siamo scaldati, in questa puntata si scende in campo con i grandi. Andremo a conoscere infatti uno dei metodi più usati e apprezzati, quello della croce celtica. Prima però la sigla. Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti al corso dedicato ai metodi cartomantici per imparare a leggere i tarocchi. Vi consiglio la visione del viaggio straordinario alla scoperta degli arcani dei tarocchi cliccando in alto a destra. Una miniserie di 26 puntate per conoscere il significato di ogni singola carta. In descrizione invece trovate dei link utili per acquistare i mazzi presenti nel video nel caso fossero di vostro gradimento. Prima della fine della puntata troverete una schermata con la playlist di tutti gli episodi di questa serie e il logo per iscriversi al canale se sarete soddisfatti di quello che avrete visto. La croce celtica ci attende, quindi non la facciamo aspettare, venite con me! Eccoci qui pronti per andare a vedere la composizione e quindi anche come disporre ovviamente le carte e tutti i vari significati di ogni singola posizione della croce celtica. Prima di iniziare ovviamente ricordo che questa, essendo un metodo abbastanza complesso per chi si trova ad iniziare adesso a leggere i tarocchi, consiglio di utilizzare solo gli arcani maggiori. Poi man mano che imparerete sempre di più a conoscere tutto il mazzo, potete approfondire la vostra lettura e usare tutte le 78 carte. È un metodo che si presta ad avere una visione generale di chi consulta le carte, quindi se le state leggendo a voi stessi oppure a qualcun altro, quindi vi aiuterà a capire voi, la vostra personalità, il vostro io nel momento attuale, e da dove proviene la situazione che state vivendo e quindi a capire e comprendere anche la futura direzione. Nella disposizione delle carte, quindi dopo che avrete fatto tutti i vostri rituali di purificazione e preparazione, vi consiglio di prendervi uno spazio e del tempo tutto vostro, perché indicativamente per avere una buona lettura avrete bisogno di almeno 20 minuti, anche mezz'ora, se volete appunto dedicare del tempo. Se non avete questo tempo a disposizione, allora meglio rimandare così, perché c'è bisogno di una buona concentrazione. È uno dei metodi più famosi, avete bisogno di estrarre 10 carte e quindi siamo pronti proprio per andare a vedere come disporre. Si può dire che la croce celtica può dividersi in 3 parti, quindi abbiamo una parte centrale chiamata croce, intorno alla croce c'è la disposizione della ruota e poi abbiamo una torre nella parte destra. Allora cominciamo proprio dalla carta numero 1, quindi dopo che avrete ben mischiato le vostre carte, cominciate ad estrarre o a ventaglio o comunque la prima come desiderate, come vi trovate meglio. E allora quindi prendiamo la prima carta, la poniamo proprio al centro, così in verticale. Ovviamente io adesso andrò a considerare solo le carte al dritto, quindi cosa che consiglio principalmente. Anch'io mi trovo molto meglio a usare le carte al dritto, anche perché hanno il loro significato abbastanza esaustivo in questo modo, però se vi trovate a leggere anche le carte al rovescio, quindi ovviamente le cose diventano un po' più complesse. In una fase di conoscenza ovviamente consiglio arcani maggiori e carte al dritto. La prima carta va a rintracciare proprio il centro del vostro io, il vostro io interiormente, cioè la vostra vera natura. La seconda carta che consiglio di posizionare
in questo modo, perché come vedremo, come abbiamo già visto, anzi la carta al dritto va verso destra e quindi la poniamo così, proprio a forma di croce. La seconda va a identificare sempre noi, però all'esterno, come noi siamo in apparenza agli altri, quindi cose che possono essere totalmente diverse, e quindi anche qui possiamo trarre delle informazioni se noi siamo in equilibrio, cioè come siamo interiormente, risultiamo anche esteriormente, oppure se ci sono delle differenze, e lì cercare di capire anche le motivazioni che ovviamente le andiamo adesso a vedere con il resto del metodo. Quindi la terza carta, ovviamente io vi faccio vedere una disposizione, ma poi insieme vedremo anche delle varianti, in modo tale che voi possiate trovare, scegliere quello più consono a voi, quello che vi piace di più. La terza carta io la metto qui a destra. La terza carta si riferisce alle origini della situazione, di ciò che si sta vivendo, di un problema. Come abbiamo già detto, siccome la croce celtica va a rintracciare dei problemi o una situazione nello specifico che stiamo vivendo, e allora ecco che guardiamo prima noi, la nostra personalità o la persona alla quale state leggendo le carte, andremo a vedere tutta la situazione da dove proviene, dal passato. Quindi la terza carta andrà a rintracciare le origini, cioè proprio da dove proviene la nostra situazione. La quarta carta l'andremo a disporre proprio sopra, quindi in senso antiorario, intorno alla nostra croce, quindi la possiamo mettere in questo modo. Se avete ovviamente spazio la potete mettere anche dritta così, io per comodità la andrò a mettere di così. Quindi la quarta andrà a rintracciare il passato remoto, in un certo senso l'evoluzione dell'origine. Poi la quinta carta ci parla del passato prossimo, e quindi un'ulteriore evoluzione del passato remoto che abbiamo visto prima. E adesso con la sesta carta andiamo a mettere sempre in questo modo ciò che va a rintracciare il momento presente, quindi come sono le cose attualmente e quindi come le stiamo vivendo in questo momento qui. E adesso, dopo appunto aver visto la croce, la ruota intorno, andiamo con il terzo elemento, che è proprio la torre. Quindi nella parte destra la settima carta la poniamo qui, che ci parla dell'obiettivo. Ovviamente per motivi di spazio voi potete anche disporle in modo, l'importante è che facciate una torre. Quindi questa ci parla dell'obiettivo, cioè un punto di riferimento, un punto che noi cerchiamo di capire, qual è la nostra direzione. Quindi sì, effettivamente ci parla del nostro obiettivo, del nostro desiderio, di ciò che vogliamo raggiungere. La ottava carta ci parla dello strumento, cioè di cosa si ha bisogno. Ovviamente voi potete, come ho detto, metterle proprio così in modo conseguenziale. Io per motivi di spazio metto una sopra l'altra, tanto è uguale. Quindi abbiamo detto questo è lo strumento e va a rintracciare ciò di cui noi abbiamo bisogno, un mezzo, una capacità, un tipo di atteggiamento. Quindi adesso facciamo anche l'esempio di lettura, così cerchiamo di capire. La nona carta ci parla dell'ambiente, la mettiamo qui. L'ambiente in pratica sono i fattori esterni che possono condizionare, quindi qui possiamo capire se ci sono fattori esterni a noi favorevoli oppure che ci possono contrastare, e anche cercare di capire se in qualche modo possiamo risolvere queste cose oppure dobbiamo semplicemente cercare il modo di affrontarli nel miglior modo possibile. L'ultima carta, la decima, la mettiamo qui e questa ci parla dell'esito, del risultato, e quindi cosa si riuscirà ad ottenere in base a tutto ciò che abbiamo a disposizione. Quindi come potete vedere, noi possiamo trarre
delle informazioni globali, totali, ovviamente sulla personalità, sulla vita passata e sul futuro, e quindi cercare anche poi eventualmente di capire come si evolvono le cose e comprendere soprattutto meglio il passato e favorire il nostro obiettivo, insomma portarlo verso la realizzazione. Vediamo velocemente giusto una letturina, un esempio così da farvi comprendere. Ovviamente vado velocemente perché siccome vi voglio parlare anche di qualche variante, così voi avete tutto il quadro completo. Quindi quando noi andiamo a prendere la prima carta, che è quindi come abbiamo detto che parla di noi, allora in questo caso è uscito il matto. Il matto probabilmente parla di un'interiorità molto libera, molto fresca, molto spensierata. Spensierata non vuol dire che non ci siano problemi, magari proprio il modo di affrontare le cose, e allora quindi avere un'interiorità pulita, pura, semplice, con voglia di avventura e di desiderio, ovviamente desiderio di andare alla ricerca del proprio io o di un qualcosa che piace. Quindi questo è in linea di massima. La seconda carta appunto ci parla di quello che appare all'esterno. In questo caso troviamo la giustizia. La giustizia ci dice che in pratica all'esterno queste sono carte ovviamente all'opposto, totalmente diverse, quindi in realtà vuol dire che questa persona è interiormente diversa da come appare all'esterno. All'esterno può essere molto più rigida, tutto di un pezzo, sembrare quindi in un certo modo ciò che è totalmente diverso, come abbiamo detto, dal matto stesso. Andiamo adesso a vedere le origini, quindi perché questa persona è in un modo opposto, quindi si comporta in modo così rigido, così distaccato, magari anche freddo e severo forse con gli altri. Vediamo che cosa ci dicono proprio queste carte. Allora abbiamo la ruota parla proprio delle origini, quindi probabilmente per farla breve, giusto per darvi delle indicazioni, magari ci sono stati degli avvicendamenti nel corso della vita che hanno fatto sì che questa persona comunque andasse a proteggere la sua interiorità, la sua leggerezza, la sua spensieratezza e la sua purezza, soprattutto direi, dalle altre persone, dagli eventi della vita e dalle altre persone che probabilmente potrebbero averla ferita. Adesso andiamo a vedere l'evoluzione. Qualcosa è cambiato nel tempo, perché qui abbiamo la temperanza, quindi vuol dire che si è fatto un lavoro, un cambiamento sia nel modo di affrontare le relazioni, le situazioni di vario tipo, quindi si è stato fatto un percorso, un cammino di rigenerazione, di accettazione di alcune cose, ma anche del seguire il flusso in un modo diverso da quello insomma che era un po' partito da questa situazione. Però effettivamente questa carta qui, indicando proprio l'evoluzione, è che questa fase di guarigione probabilmente l'ha portata anche a avere delle difficoltà, nel senso che almeno ci ha provato ad affrontare le cose. Adesso vediamo l'altra situazione. Ecco che qui scatta la rigidità, quindi già vediamo un avvicendamento diverso. Il 4 dell'imperatore porta una rigidità, una chiusura, una stabilizzazione di alcune cose proprio per cercare di capire, comprendere, fare ordini nei propri pensieri, anche nella propria interiorità. Allora quindi c'è stato bisogno di questo. Al momento attuale abbiamo questa crisi. Questa crisi può essere una delusione, può essere un momento decisivo, particolare, dove c'è stata una rottura tra le varie cose, e allora ecco
che probabilmente nel corso questi eventi, questo voler seguire il flusso, però probabilmente appunto è successo come ci dice la Ruota, è successo qualcosa che ha portato rigidità, ed ecco invece la Torre che è andata a sconvolgere tutto. E allora ecco questa differenza tra l'interiorità un po' più spensierata, un po' più leggera, e invece la rigidità della giustizia. Vi faccio giusto degli esempi per capire più o meno, ovviamente vado velocemente e quindi voi riuscirete a capire meglio. Vado velocemente anche perché, essendo una lettura comunque costruita non su una vera persona, non su me stesso, insomma su qualcuno, è normale che non ci sia un vero e proprio significato preciso, però insomma possiamo già trarre delle cose. Nella prima carta della Torre andiamo a rintracciare quello che è l'obiettivo, quindi la direzione, e abbiamo il mago. Si sta rompendo degli schemi nel momento attuale proprio per far sì di dare un nuovo inizio, una nuova opportunità. Probabilmente c'è un qualcosa che si deve portare avanti, di mostrare le capacità, di mostrare un talento, una propria vocazione, e allora ecco che si ha bisogno di procedere in questo modo, rompere degli schemi passati per attuare questo nuovo inizio. La seconda carta ci parla dello strumento, quindi di che cosa ha bisogno questa persona. Ha bisogno di apertura, di chiarezza, di solarità, di tutto ciò che è attivo. Probabilmente deve anche muoversi nella vita sociale, nella vita esterna, e allora quindi ha bisogno di questo. Andiamo adesso avanti a vedere la nona carta. Abbiamo il giudizio, parla dell'ambiente. Allora, il fatto che ci sia il giudizio probabilmente ha anche bisogno di certe sollecitudini, di messaggi, cose che devono provenire da altre persone o da altre situazioni che comunque devono aiutare a favorire questo percorso. Quindi si vede che appunto con il sole, con la socializzazione, con magari può essere anche un progetto di natura, di spettacolo o creativo, quindi sì, può essere anche, vedendo queste carte qui, sì, potrebbe essere un obiettivo di questo tipo. E allora, essendo il giudizio una carta di nuova consapevolezza, di rinascita, probabilmente c'è bisogno proprio dall'ambiente esterno quel momento giusto per intervenire. E allora già questa carta sta dicendo che avverrà, ci sarà quel momento giusto, magari bisognerà solo aspettarlo, avere pazienza e quindi cominciare a costruirlo. Quindi direi che in questo caso troviamo l'ambiente favorevole, solo ovviamente di aspettare il momento giusto che arriverà. Allora, non può uscire che carta migliore proprio alla fine, sono contenta che casualmente sia uscita questa, la stella, che parla proprio dell'esito e del risultato, ci dice anche se riusciremo man mano ad incanalare queste energie proprio in questo modo, sarà il massimo risultato, la stella, quindi il successo, la realizzazione, l'ottenimento di questo obiettivo. Siccome è una carta rivolta al futuro, probabilmente è un progetto a lungo termine e quindi deve essere lavorato con variazioni, con varie cose, però comunque la stesura ci sta dicendo che il risultato sarà raggiunto nel miglior modo possibile, quindi al massimo livello. Adesso andiamo a vedere delle varianti. Allora, così vi mostro che cosa si può fare. Allora, possiamo prendere tutto il mazzo, così dopo averlo mischiato, ovviamente fate tutte le vostre cose come abbiamo già detto. Allora, non è tanto, come vi farò vedere, le varianti riguardano principalmente
la ruota, perché la parte centrale rimane, la parte centrale e la parte della torre rimangono sempre uguali. Quindi la croce la poniamo al centro così. Vi ricordate che io in quella che utilizzo io ovviamente parto da destra e faccio il giro antiorario, mentre ci sono altre varianti che vi danno la possibilità di iniziare o sopra, quindi la terza da questo punto, metterla proprio sopra e quindi andare in senso orario, quindi 4, 5 e 6. Oppure potete partire dal basso, cioè fare la terza, metterla qui in questo modo e andare in senso orario, quindi andare con la terza, la quarta, scusate, qui, la quinta e la sesta, e quindi trovarvi poi a mettere la vostra torre in questo modo, che in tutte le varianti, insomma, sono i punti che rimangono sempre uguali. Magari fate voi delle prove, cercate di capire quale vi piace di più. Ovviamente vi dovete ricordare delle singole posizioni il significato, perché altrimenti fate confusione. Un'altra che può essere carina, può essere interessante, partire dalla terza sopra, mettere la quarta sotto e quindi mettere la quinta e la sesta qui, quindi fare questo incrocio. Quindi potete voi scegliere quella che vi piace di più. Le cose non cambiano se alla visione generale che abbiamo visto nella forma base di quella che è la croce celtica, andiamo a parlare di un qualcosa di specifico, di una situazione. Quindi nella variante magari la prima carta andrà a parlare della situazione, delle circostanze attuali, mentre la seconda sarà ciò che ci sta ostacolando in questo momento, in questo periodo, e quindi può riguardare sia un ostacolo esteriore, sia magari tendenzialmente, essendo la parte centrale, è più un ostacolo nostro a livello emotivo, oppure non abbiamo i mezzi necessari e allora quindi rappresenta un po' in genere questo ostacolo qui. Poi abbiamo, quindi io giusto per farvi vedere l'ultima disposizione che ho fatto, quindi siccome sono partita in questo modo, la mia terza sarà questa, e quindi la terza è il meglio che mi posso aspettare da questa situazione attuale, quindi dal presente. Se non ci piace effettivamente, cioè se siamo abbastanza soddisfatti, ok, vediamo come procede poi il risultato, quindi lasciando andare le cose come sono attualmente. Altrimenti possiamo scoprire come far evolvere e come vedere se si possono cambiare le cose. Quindi la nostra quarta carta parla dei fattori nascosti, magari ci sono delle cose che noi stiamo ignorando, trascurando, e che quindi sono dei fattori utili che noi non sappiamo, e quindi lo andiamo a scoprire con questa carta. Poi abbiamo la quinta che parla degli eventi del passato che hanno influito questa situazione, quindi capire e comprendere il passato ci aiuta a far sì che magari non andiamo a ripetere più gli stessi errori, oppure c'è quella lezione che ci può aiutare per affrontare al meglio il nostro presente soprattutto, e poi automaticamente il futuro. L'ultima carta della ruota, la 6, parla della possibile prossima mossa da fare in questa situazione. Poi passiamo alla torre, quindi alla 7 abbiamo
possiamo vedere il nostro atteggiamento e magari capire cosa possiamo fare, quindi è una specie di prolungamento di questa, quindi sulla prima mossa e sul nostro atteggiamento, quindi anche un qualcosa che noi possiamo fare. L'ottava carta parla dell'ambiente circostante, quindi ancora qui, come abbiamo visto nell'altra, è più o meno simile, vedremo quello che ci circonda, quindi se abbiamo delle condizioni favorevoli, ovviamente all'altra parte ce l'avevamo al 9, vi ricordate? Invece qui ce l'abbiamo all'ottava carta. Ciò che ci ostacola, invece ciò che ci è favorevole, insomma si spera che esca qualcosa di favorevole, altrimenti quindi dobbiamo cercare di capire. Vi ricordo che mentre state leggendo ogni singola carta, se non la comprendete, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, potete estrapolarla e estrarre le carte a ulteriori carte per come chiarimento, quindi abbiamo visto anche il metodo del chiarimento, che potete capire meglio una carta e approfondire la tematica. Quindi con la 9 abbiamo le paure o le speranze, quindi qui ci indica se noi abbiamo delle paure, dei timori, e quindi anche qui possiamo andare a capire come migliorare. Se ci sono appunto delle speranze, ancora meglio, vanno alimentate. E poi l'ultima carta ovviamente ci parla del risultato, come abbiamo visto nella precedente, quindi l'esito, se è positivo, se invece c'è qualcosa che non va, allora magari cerchiamo anche lì di capire se nel corso della lettura ci sono dei punti deboli, e allora magari sono quelli che, se non affrontati come si deve, allora metteranno a rischio il risultato stesso. Queste sono, diciamo, tutte le varianti possibili. Vado a concludere con una chicca che ovviamente, diciamo, consiglio di studiare ovviamente prima questi passaggi qui, e poi un'ulteriore chicca che proviene dalla croce di Arthur Edward Waite, che in pratica a questa conformazione andava ad inserire un significatore. Il significatore, l'abbiamo anche visto nelle puntate precedenti, vuol dire che io scelgo appositamente una carta perché voglio dare già un indirizzo preciso alla lettura. Quindi o scelgo, per esempio, ecco, magari mi ritrovo con l'asso di coppe perché magari vado a scegliere appositamente questa carta perché voglio affrontare una nuova passione, un qualcosa che mi è arrivato a livello, ovviamente una carta di coppe, l'amore, un'infatuazione, un innamoramento, un nuovo, ecco sì, un nuovo amore. Allora quindi voglio affrontare questo tema qui e l'andrò a mettere effettivamente sotto questa carta, ecco, sotto questa carta qui, così io ho il mio bel significatore che mi andrà a dare tutta la direzione a questo tema che io ho stabilito. Quindi questa è la disposizione, abbiamo il significatore, quindi automaticamente vediamo le circostanze attuali e vediamo poi l'ostacolo, cosa potrebbe impedire, che cosa c'è che non va, e quindi man mano poi vediamo tutto già come abbiamo detto. Se usate ovviamente questo metodo qui, fate poi attenzione. Qui le cose si complicano. Fate attenzione che se scegliete una carta di corte in base al tipo di mazzo che avete, la carta di corte deve andare a guardare il futuro, perché appunto deve essere positiva, deve andare verso il futuro e non guardare al passato. Allora, in questo caso, siccome la mia carta del futuro, in base al metodo alla disposizione che io ho utilizzato, la mia carta, diciamo la parte del futuro già va verso il numero 6, la numero 6, quindi qui se io scelgo, per esempio, scegliamo una carta
di corte, sì, va bene, così giusto per intenderci. Allora, se magari la trovo, eccola qui. Allora, se vedete lo sguardo di questo fante di coppe, guarda insomma verso il basso, però guarda verso la sua sinistra. Sì, guarda verso questa parte qui. Se io la vado a mettere qui, vuol dire che effettivamente sta guardando verso il passato, e allora quindi devo andare ad invertire queste carte. Quindi automaticamente questa sarà il passato e questa, la 6, sarà quella già della prossima mossa, e poi andrò da questa parte, quindi ci sarà solo questa inversione. Questa è una cosa abbastanza particolare, ovviamente la consiglio già a chi ha studiato e consolidato quella base, e che quindi questa è una cosa in più. Ci sono, ovviamente dipende dal mazzo che state usando, perché ci sono alcune carte che giusto l'ho preparata per farvi vedere, come il cavaliere di bastoni in questo caso, che l'ho scelta apposta perché volevo mostrarvela. Allora, se riesco a trovarla, ovviamente questa cosa non era preparata, eccola, l'abbiamo trovata subito, fortunatamente. Allora, se io mi ritrovo come significatore, per esempio questa carta, dove voglio portare avanti con successo e determinazione e dare una spinta a un progetto creativo, oppure trovare la voglia e il coraggio di fare una cosa, sceglierò questa carta come significatore. Come vedete, guarda a sinistra, cioè guarda alla parte sinistra. Invece se io mi ritrovo un altro mazzo, questo invece guarda a destra, quindi guarda verso il futuro, quindi non dovrò cambiare la mia disposizione. Quindi questo è giusto una chicca in più, cioè di fare attenzione a questi piccoli dettagli che vi possono essere comunque utili. Si conclude qui la lettura. Ovviamente io vi ringrazio per avermi seguita, magari scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, e poi noi man mano ci vedremo con le altre puntate. Di nuovo grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!